una considerazione, signori miei. Prima di tutto, spero che non sentiate il rumore, che c'è casino fuori e non ho modo di evitarlo. Spero che non arrivi. Eh, Ogni anno ci lamentiamo sempre di più sulla qualità del gioco, sul ritmo, su tutti gli aspetti del calcio che ci ritroviamo a guardare. Sbaglio o non sbaglio? Non credo di sbaglio. Sbaglio su tutto, ma tranne su questo. No? Ci lamentiamo. Va sempre peggio. Però, però, poi alla fine ci ritroviamo a guardare le partite. E tutti ci ritroviamo a guardare le partite. Perché? Perché anche un Juventus Verona che io pensavo tranquillamente non ci fosse nessuna tipologia di partita, 2, 3, 4, 0, non lo so, nessuno scenario possibile in cui la Juventus oggi non portava a casa i punti totali. Attenzione, sto registrando la partita, non è ancora finita, anzi si va nel recupero. Vediamo, sta attuando un forcing incredibile, magari la squadra bianconera il gol lo troverà. O il bello, no, del calcio può essere anche che nonostante una partita del genere tu addirittura la vai anche a perdere. Ecco, questo è il nocciolo. Noi il calcio lo continuiamo a seguire perché anche Juventus Verona, anche soprattutto forse un Juventus Verona che davamo per scontato, poi di scontato non c'è niente, non c'è niente, no? Perché durante la stagione a me viene da ridere quando poi penso alla mia squadra in questo caso, ma avete vinto con ma avete visto con chi avete... No, con chi o con chi? È tutto relativo perché comunque i punti, ed è un mantra, no? Ed è qualcosa che ripeto come un mantra davvero, sempre, i punti, cioè quando vinci una partita sono sempre 3 punti e non te li regala mai nessuno. E stiamo vedendo adesso la Juventus che si ritrova a fare una partita. Attenzione, Vlaovic ci sta provando, si sta destreggiando in tutti i modi, niente da fare. E dicevo, la Juventus questa partita, soprattutto nella prima parte spallettiana, io gliel'ho vista fare tante volte, tante, forse anche troppe volte, cioè crei ovviamente molto di più rispetto all'avversario, non concretizzi e soprattutto c'è sempre magari un gol che sicuramente arriva anche per meriti dell'avversario, ma ci metti del tuo. Ancora una volta un errore in costruzione. Bremer e poi Zegrova palo. No, sta partita è incredibile. È incredibile sta partita, è una roba pazzesca. Roba pazzesca, sembra stregata la palla. Con Cesao 2 volte prende pienamente Montipona, mezza volta è anche bravo Montipona. È una roba pazzesca sta partita, sembra scritta che debba andare così. Vediamo. Attenzione, questo tira da centrocampo. E dicevo, anzi, prima di partire, come al solito, vi invito a spolliciare per soddisfare l'amico algoritmo che, come al solito, ha bisogno di una scossa, di essere in qualche modo. Sapete, va sempre attivato in qualche modo. Vi ricordo anche che tantissimi di voi, addirittura il 46,3%, una percentuale che in realtà sta calando, seguono i video ma non sono iscritti al canale. Se per voi non è un problema, iscrivetevi perché non vi cambia veramente un H e invece per me fa la differenza. Zegrova ha quei 5 minuti di autonomia, ma in quei 5 minuti di autonomia qualcosa di serio lo crea sempre. Questo va detto. E il problema è che dura 5 minuti a partita, è una roba ormai standard. È una roba standard. E cosa vi dicevo appunto? Sì, è incredibile come la Juventus veramente la Juventus pallettiana è negli ultimi tempi in realtà aveva limato questa problematica, l'aveva in qualche modo, non dico eliminata, ma sicuramente aggirata in qualche modo. Anche oggi, cioè questa è una partita che tu nel momento in cui ti ritrovi a rincorrerla è più faticoso, è molto più faticoso. Poi attenzione, e col Verona i gol li devi trovare, i gol li devi trovare, anche perché sei stato messo nelle condizioni di trovarlo, perché tante volte parliamo di allenatore. L'allenatore ti deve mettere nelle condizioni di creare,
di fare gioco. E quindi andiamo a valutare gli expected goal, che saranno sicuramente oltre la soglia del 2, mo non li ho sotto mano. Quindi non è che la Juventus non ha creato, non è che la Juventus ha tirato una volta in porta e quindi, ma come gioca male? No, la Juventus è messa nelle condizioni di creare, ma poi non converte. E questa è una problematica che però ci riconduce alla qualità della squadra. La qualità della squadra, tante volte abbiamo mosso sempre questa critica, ma manca qualcosa, manca qualcosa. Oggi si è rivisto Vlahovic ed è lui che trova il gol del pareggio. Nella fattispecie bravo lui, ma secondo me c'è anche un po' la complicità. Intanto volano cartellini rossi, c'è la complicità di Montipò. Lì onestamente fa il passo verso la sua sinistra e praticamente lascia incustodito il palo da marcare. È un errore grave per questi livelli. Poi la tira bene, Vlahovic e tutto. Ma si rifà su Conceição, cioè, ha avuto delle occasioni clamorose, cioè io non capisco, un po' sicuramente c'è anche tanta sfortuna, però col Verona cioè devi trovarlo in modo di fare un gol più dell'avversario, e se non arriva, e non è che non arriva perché tu non sei né messo nelle condizioni di essere pericoloso, vuol dire che qualche investimento, qualche scelta nel corso dell'anno non ha funzionato, e quindi è inutile ritornare sempre sui soliti nomi. Vediamo, è appena finita. Impensabile allo stadium, il Verona ci ha retrocesso, Que- strappa un pareggio alla Juventus di non Luciano sento Spalletti. fischi perché Io stop questo. non sento fischi perché giustamente, chiedo scusa, non è che c'è da imputare una brutta prestazione alla Juventus, questo no. Niente, qualcosa che abbiamo ripetuto tante volte ed è inutile dilungarci. Sì, alcuni investimenti sbagliati, su questo ci ritorno. Anche quello del portiere di Gregorio, che per me ha dimostrato grande prestazione al Monza. La Juventus è un'altra cosa e lo stiamo vedendo, perché sono l'unico, veramente credo l'unico pericolo, l'unico pericolo del Verona, l'unico e solo. Ho detto prima sì, l'errore in costruzione di Bremer, ma anche è vero che viene leggermente deviato e quello trae in inganno il portiere, però è sul tuo palo, lì lo devi coprire il palo, non può andare lì. E a questi livelli la paghi, la paghi, poi ti manca la qualità per ribaltare anche una partita tra virgolette semplice, e va così. Mettici anche la sfortuna, pali, miracoli. Più che miracoli, devo dire la verità, è che proprio Conceição cioè, ha un rapporto strano con la porta, in realtà. E niente, ne esce fuori sta roba. E lo dicevo prima, è forse veramente il bello è il bello del calcio, perché tu una squadra già retrocessa, penultima tra le squadre più malandate della nostra annata, eppure va all'Allianz, allo Stadium, Allianz, come si chiama? Sì. E ti pareggia la partita, è il calcio, con un tiro praticamente ti pareggia la partita. Calcio, football, e noi lo seguiamo per questo. Niente ragazzi, adesso mi devo sintonizzare. Stasera per noi interisti mm, si dovrebbe, vediamo. Va bene, signori, spero di non aver perso qualche punto importante. Al massimo aggiungetelo voi sotto nei commenti. Io nell'attesa vi abbraccio forte tutti.